Ciao amici, oggi vi parlo del 50-400 Tamron. Mamma mia, sapete che è un obiettivo che mi offre tanti spunti di riflessione, anzi di discussione con voi, al pari di quell'altro di cui vi parlerò a breve. Sì, è qua. Tamron sta tirando fuori degli obiettivi che faranno parlare, e cioè il 35-150, 2-2-8, pazzesco. Ma veniamo a quello della prova di oggi, un 8x, uno zoom 8x che da 50 finisce a 400. Io ho sempre guardato con l'occhio un po' storto, insomma mi sono sempre tenuto alla larga dagli zoom che promettono prestazioni fantascientifiche. 8x, 10x, lo sapete benissimo, oltre il 3x andiamo a decadere, a far decadere la qualità. Il 2x lo tollero, ma invece il progresso va avanti. La tecnologia oggi ci mette a disposizione degli obiettivi che fanno ricredere anche su alcuni roccaforti di pensiero che hanno caratterizzato la storia della fotografia. Una volta si diceva la lente fissa, è vero, la lente fissa è superiore, ma non più come una volta. Oggi ci sono degli zoom che gli fanno letteralmente le scarpe. Vale anche per questo fattore di moltiplicazione. E allora lasciatemi subito dire grazie a Luca e a Gabriele di RCF Foto Livorno, che è il più grande mercato di usato fotografico che abbiamo in Italia, che è l'usato però, quello garantito, mi raccomando, quando si acquista usato, che poi sembra nuovo, sempre che sia garantito. Andiamo subito al sodo? Sì, un 8x, un 8x che vi dico subito non è però moltiplicabile. Mi direte cosa mi moltiplico? Un 400 che ha un valore di 6,3? Beh, oggi come oggi, su qualcuno anche si può fare. Questo no, è così, si prende tutto il pacchetto. Paraluce? Un bel paraluce, solido. I filtri non sono neanche così importanti per questo obiettivo, pur essendo un 400 mm, si incastra bene, si monta bene. Bene, sì, come vedete è uno di quelli zoom che si estende. Le lenti 8x, capirete, non si muovono all'interno, e allora la prima nota dolente, a parte il prezzo forse, ma di quello ne parliamo dopo, perché tutto è in relazione all'utilizzo che ne facciamo, quindi costi poco o tanto, dipende veramente se ci serve, se asserve al nostro scopo oppure no. Vi dicevo, uno zoom che si estende vuol dire anche il peso in avanti, e in questo caso il peso è abbastanza qua, quindi tener presente questo fatto. Però signori, questo ha una stabilizzazione pazzesca, ha una nitidezza che da un 8x non me lo sarei mai aspettato. E allora lo monto in camera. Beh, ho fatto la prova, pensate, con la Sony A7R IV, la quarta generazione. Volevo dirvi che sembra che no, con questo non riuscirò mai a montarlo. Eccolo qua, montato in camera. E già, su una Sony, su una mirrorless, è un obiettivo che si fa sentire. Già così racchiuso a 50 mm si fa sentire. Che poi, lo sapete, fotografare a 50 mm, quindi buttare l'occhio nel mirino, pensando ad un 50 mm con una sberla di obiettivo così, fa sempre il suo che. Quando poi andiamo a 150, 135, 200, 300, allora non c'è più quel pensiero che sto fotografando con un barilotto del genere quando potrei avere un cinquantino piccolo così che pesa niente. Ma questo è lo zoom. Lo zoom ha proprio questa caratteristica, è una focale variabile, però quando lo estendo tutto comincia a farmi difficile tenerlo dritto così per un po' di tempo, e allora anche qui va montato sul cavalletto. E però manca l'anello, e allora questa volta mi rivolgo ai signori della Tamron. È vero che questo è un obiettivo che costa abbastanza, perché non solo è nuovo, ma è anche presenta una tecnologia molto moderna e funziona benissimo. Guardate, è esente da critiche, fammelo pagare qualcosina in più, qualcosina, ma mettiamoci questo anello per il trepiede, e allora portarselo dietro come zoom tuttofare. E a proposito di questo che vi voglio parlare. La premessa è che è un obiettivo che fa molto, ma molto bene il suo lavoro. A me è piaciuto. È un obiettivo che ha una stabilizzazione decisamente interessante, un dettaglio anche a 400 mm che mica tutti
e l'ho messo a confronto anche col 100-400 Canon, che è un obiettivo che conosco davvero bene. Questo è esente da critiche. Certo, non è molto luminoso, è vero che l'autofocus, ve l'ho detto, un po' ogni tanto, insomma, bisogna aiutarlo, però tutto bene. Sulla qualità ottica e della stabilizzazione dell'obiettivo non si discute. Qui siamo a 50 mm, guardate il crop al 200%, che cos'è? E questi sono gli angoli aumentati o comunque visti ripresi dallo schermo al 200% dei pixel, senza la maschera di contrasto, e poi con un po' di maschera di contrasto diventano assolutamente spendibili, e stiamo parlando degli angoli. Complimenti a Tamron. Qui invece vi mostro uno scatto a 400 mm, sempre nella stessa situazione, intanto così potete apprezzare quanto la stessa scena possa venire ingrandita da un 8x, ma guardate all'interno, recuperando certamente un po' le luci, le ombre, e nell'ultimo fotogramma, cioè questo, guardate anche con un po' di maschera di contrasto che razza di dettaglio riusciamo ad ottenere. Allora, che cosa vorrei dire? Quali sono le mie riflessioni? Riguardano un po' questa azzardo, forse, che ha voluto fare Tamron. Perché? Ma sono sempre riflessioni personali, si intenda. È un 50-400, è un obiettivo che mette insieme un po' due mondi fotografici, quello del normale, visto che parte dal 50 fino al super tele. Allora, perché dico mette insieme i due mondi? Perché un 400 mm si rivolge decisamente ad un certo tipo di pubblico, quello dei super tele, quello che compra il 200-400, il 100-400, ma è sempre là, fra i 300 e i 400, perché serve un super tele. E poi c'è quello che invece è il pubblico, gli appassionati che lavorano fra il 35, 50, 70, chi fa street per esempio, taglia fuori il paesaggista perché si trova senza il grandangolare, non c'è un 24, non c'è un 28, non c'è un 35. E allora a chi si rivolge questo obiettivo? Perché lo definisco azzardo? Perché tutto sommato forse non va ad intercettare alcun tipo di pubblico, ma forse ne inventa uno nuovo. Resta il fatto che con gli stessi soldi potrei comprare un 28-75-2.8 che è un valido obiettivo e magari il 100-300 e forse persino il 100-400 Tamron, aggiungendo qualcosina, senza dimenticare che esiste, per chi vuole spingersi con le focali ancora più in là, esiste l'ottimo 150-500. Insomma, secondo me tutto si riduce al fatto di avere un obiettivo così polivalente che parte dal 50 e al 400 e in un chilo abbiamo tutto quanto, oppure avere i classici due obiettivi che mi coprono dal grandangolare fino al teleobiettivo, aumentando peso e ingombri e costringendomi a cambiare l'obiettivo. A voi la scelta. Nelle settimane che l'ho provato, vi ripeto, non ho da criticare niente se non due cose. Il peso, quello c'è. La manovrabilità a mano libera, quella c'è. Fotografare sul cavalletto senza collare, mettendolo qua con la camera sulla staffa, lascia il tempo che trova. Obiettivo costruito molto bene, tropicalizzato, un obiettivo con una ghiera molto bella, fluida, e questo anche un altro aspetto importante, guardate, davvero si impugna bene, si muove bene, pulsante di blocco, certamente. Dall'altra parte invece abbiamo, che cosa? Il comando, questo qua per la customizzazione, e poi sempre in tema di customizzazione la stabilizzazione, eccolo qua, modalità 1, modalità 2 oppure no, mentre la ghiera invece della messa a fuoco manuale, sì, buona, nulla di che, ma è anche vero che si impiegherà probabilmente una volta nella vita. La distanza di messa a fuoco invece è interessante perché parliamo di meno di 30 cm e soprattutto, ancora più interessante, il rapporto di riproduzione che lo porta ad uno 0,50. È praticamente un obiettivo macro, molti obiettivi si fermano lì. Poi magari possiamo sofisticare sul fatto che non è proprio macro se non è 1,1, oppure che si faccia la macro con un obiettivo come questo, d'accordo, però
alla resa dei fatti mi consente di utilizzarlo per staccare, isolare un soggetto, soprattutto per andare ad evidenziarlo nella porzione del fotogramma. E poi vabbè, il linear motor e la messa a fuoco non è uno stepper, non è ultrasuoni, e devo ancora capire se questo possa essere davvero un reale vantaggio. Quello che colpisce comunque è che stiamo parlando di un poco più di 1 chilo per avere un 400 mm. Sì, è vero, è un 50-400, forse impensierisce di più il fatto di avere un 50 mm che pesa oltre 1 chilo. Quello che ho riscontrato molto piacevolmente è che il rendimento di questo obiettivo è costante un po' su tutto l'arco della focale. In altre parole, sono passati molti decenni da quegli zoom, soprattutto con un ampio fattore di moltiplicazione, che a 70 erano molto nitidi e validi, a 100 perdevano qualcosa, a 135 insomma, e a 180 erano proprio pessimi. Qui veramente evviva la tecnologia, evviva il progresso. E allora, in conclusione, è un obiettivo che mi è piaciuto, funziona molto bene, ma vi aspetto alla prova del 35-150. E quello sì che mi ha chiarito le idee fin da subito. Ciao!